Buonasera a tutte e tutti, grazie di essere qua. Saluto tutte e tutti voi e saluto con particolare piacere Alessandro Giammei. Mi fa molto piacere che ci incontriamo, anche se attraverso il diaframma di uno schermo, ma sono sicuro che ci saranno poi occasioni di vederci con i corpi. Molto importante per la nostra università, lo dico intervenendo in questo momento, so che voi state lavorando già da ieri e molto bene, ma ci tenevo a esserci in queste giornate e a esserci in questo momento in particolare. Per la nostra università è molto importante. Ringrazio veramente molto la professoressa Silvia Antosa per aver voluto organizzare tutto questo, la professoressa Tiziana De Rogatis, tutte e tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto. Avere qua Alessandro Giammei è doppiamente importante come professore che è studioso della letteratura italiana, degli studi italiani a Yale, dove sta rivedendo in un modo originalissimo e radicale il canone della letteratura italiana, questa parola che già di per sé pone così tanti problemi, il modo con cui lo fa, la preparazione, l'intelligenza, l'apertura, la queerness con cui lo fa sono per noi di ispirazione. E è particolarmente bello e importante che si parli di Michela Murgia, alla quale la nostra università deve molto, alla quale siamo molto legati, per tante ragioni e per tanti canali diversi, dall'amore per la letteratura, la lingua, la cultura e la società coreane, a ciò che lei ha scritto e detto sul rapporto fra conoscenza e potere. Quando abbiamo intitolato la sala di studio a Michela Murgia è stata una giornata veramente molto importante e oggi le nostre studentesse e i nostri studenti studiano in uno spazio che sulla vetrata con cui si accede reca una riflessione molto vera e molto dura di Michela Murgia sul senso della scrittura e sul rapporto che c'è appunto fra scrittura e potere, direi, alla fine. Oggi è un giorno, il caso, ma forse non il caso, vuole che questo nostro incontro accada in un giorno un po' particolare per l'Università per Stranieri di Siena, perché unica università italiana abbiamo deciso di sospendere l'attività didattica nel giorno della fine del Ramadan. Da stamattina i giornalisti mi chiedono cosa può entrare il Ramadan con il queer e sto provando a spiegarlo per come posso fare io. E in questo credo che le parole di Michela Murgia ancora una volta siano illuminanti, in particolare penso ad alcune parole dell'ultimo libro che Alessandro Giammei ha curato, Dare la vita, l'idea di abitare sulla soglia delle identità, è in fondo il vero scopo dell'esistenza di un'università per stranieri. In un momento in cui i nuovi fascismi, i nuovi nazionalismi sovvertono le democrazie occidentali e innescano nuove guerre in nome delle granitiche identità e soprattutto dell'identità occidentale opposta alle altre culture, crediamo che un'università di un paese come l'Italia, che è tenuta a rispettare un calendario di feste civili largamente confessionali cattoliche, debba abitare sulla soglia anche da questo punto di vista, sulla soglia delle identità, e lo possiamo fare nei limiti della nostra autonomia che la Costituzione per fortuna ci riconosce e che dovremo difendere, penso, stiamo già difendendo e dovremo difendere sempre con maggiore forza. Inaugurando l'aula alla sala di lettura dedicata a Michela, abbiamo letto una sua breve definizione, alcune righe delle tante che ha dedicato alla categoria umbratile del queer, come scriveva lei, che è inclassificabile, mobile, ontologicamente incerta, sfuggente e quindi pericolosamente fuori controllo. Abbiamo detto che ci riconoscevamo in ognuna delle parole di questa definizione come università. Fuori controllo, cioè fuori dal disciplinamento Foucaultiano, fuori dal sorvegliare e punire dei governi, degli esecutivi. La nostra scelta in questo tempo di non boicottare i rapporti con le università israeliane è una scelta consapevole. Ci siamo rifiutati di boicottare i rapporti con le università russe, abbiamo rapporti con le università cinesi, turche. Crediamo che sia da questi canali che si possano scardinare gli autoritarismi, le identità, i regimi. Dobbiamo continuare a sperare che le università non si comportino secondo le regole dei governi e degli eserciti, altrimenti davvero non serviremo a nulla. E quindi abbiamo scritto un codice etico come comunità universitaria che ci proibisce di accettare anche il minimo finanziamento da qualunque realtà connessa alla produzione e al commercio delle armi,
ma le università sono un'altra cosa e quando non lo sono le contestiamo, ma le contestiamo una per una. Vorrei dire, riferendosi al dibattito in questi giorni in Italia, un conto sono i rapporti bilaterali fra università, un conto sono gli accordi che passano fra i governi e i ministeri degli esteri, con quelli francamente preferiamo non avere nulla a che fare. Dunque ci sono molti fili, molti legami che legano le scelte, le vite, le identità personali, le soglie della vita di ciascuno di noi, dei nostri corpi, delle nostre scelte e le soglie delle nostre comunità accademiche, le soglie delle nostre comunità politiche. Vivere sulla soglia dell'identità ci pare il motto migliore per la nostra comunità. E quindi grazie di essere qua. Questo è solo il primo. Silvia, preparati di una serie di appuntamenti che speriamo diventino ricorrenti e sempre più accoglienti. Non per classificare, ma anzi per smontare ogni classificazione, ogni norma, ogni idea di normatività e normalità. Il lavoro delle università è questo, proviamo a farlo, speriamo di farlo anche bene. Grazie a tutte e tutti e grazie al professor Giammei. Grazie infinite. Ringraziamo il magnifico rettore dell'Università per Stranieri di Siena, professor Tommaso Montanari, per questa magnifica introduzione all'intervento del professor Alessandro Giammei, Assistant Professor in Italian Studies at Yale University, dove si occupa in prospettiva queer e trans storica di modernità italofona e delle sue illusioni di radicamento genealogico nel Rinascimento e nella classicità. Tra i suoi ultimi libri ci sono Ariosto and the Machine Age, Heretical Aesthetics, Pasolini on Painting, Cose da maschi e il pamphlet di prossima uscita, Gioventù degli antenati, il Rinascimento e uno zombie. Suoi scritti e traduzioni sono apparsi in The Paris Review, Vanity Fair e Flash Art. E oggi Alessandro ci parlerà di Quiratela, queer eredità, alternative filologiche alla genealogia nel destino dell'opera di Michela Murgia. Grazie Alessandro per essere con noi. Grazie infinite Silvia. Pensavo mentre parlava il magnifico rettore, se siano davvero nuovi questi nuovi fascismi, se non siano solo recenti e se la questione transtorica non si applichi anche ad essi. Quello che mi sembra sicuramente nuovo è considerare la stranierità come dell'università, la stranierità costitutiva dell'Università di Siena per stranieri, dove mi piacerebbe essere stamattina, come una stranierità sulla soglia. E stare sulla soglia, dicevamo prima con la professoressa Antosa, è faticoso quando ci si sta da soli, ma invece fare network e contemplare la kinship è un modo di stare sulla soglia insieme, che è forse il modo meno faticoso di stare sulla soglia. Buongiorno, qui sono le 8:41 di mattina. Grazie mille per la pazienza che mi usate sopportando che mi connetta con voi remotamente dagli Stati Uniti. Anche se non posso essere fisicamente in Italia con voi, non ho potuto sottrarmi all'invito ricevuto da Silvia Antosa, da Charlotte Ross, da Paolo Frasca, da Alessio Ponzio, da Tommaso Montanari, per due motivi, e cioè per l'amore intellettuale che l'Università per Stranieri di Siena ha nutrito, ricambiata nei confronti di Michela Murgia, e per il tema meraviglioso del convegno, che mi pare straordinariamente importante. Mi piace molto che questo tema sia espresso in inglese, già che non riesco a pensare alle due parole che lo individuano, queer e kinship, se non in inglese, attraverso la storia che hanno avuto nell'ambito della queer theory anglofona, anche se le penso quasi sempre in relazione a persone italiane, perlomeno a persone con cui di norma ho una relazione in lingua italiana. Le penso soprattutto, a dire il vero, in relazione a Michela Murgia e dunque nel corso della prossima mezz'oretta, come annunciato, vorrei dirvi qualcosa più informalmente di quanto di solito non mi capiti di fare parlando in italiano ad un convegno, a proposito della queer kinship che mi lega a lei. Si tratta di un legame che ha almeno tre dimensioni. È persino quella più ovvia e superficiale, cioè quella personale e biografica, rimane sulla soglia tra privato e pubblico. Una soglia d'altronde permeabile, se non addirittura illusoria, come ci ricorda l'identità tra personale e politico stabilita dal femminismo radicale degli anni '60 e sancita in particolare da Carol Hanisch. È Michela stessa ad aver esibito la nostra queer kinship biografica in pubblico negli ultimi mesi
della sua vita, quando ha deciso di raccontare a chiunque la leggesse, seguisse, non solo la sua malattia, ma anche la comunità con cui la stava attraversando, che chiamava famiglia queer e che voleva diventasse familiare al suo pubblico. Le altre due dimensioni a cui facevo riferimento, oltre a quella personale e biografica, sono la dimensione letteraria e quella teorica. Sono legato a Michela da una parentela queer anche letterariamente e in particolare nella trama del suo romanzo Chiru, in cui ha elaborato il tema, già esplorato più miticamente, introspettivamente in Accabadora, della figliolanza d'anima, cioè, diremo in inglese, parafrasando quel che Sedgwick ha detto di Henry James, il tema della queer filiation. La protagonista di Chiru, Eleonora, che somiglia molto all'autrice, include nel suo network of queer filiation un ragazzo che comincia presto a perdere i capelli, che studia letteratura e che si chiama Alessandro. Ma naturalmente in questa sede mi preme di più discutere un po' la terza dimensione, cioè quella teorica, espressa da Michela nel corso della formidabile quantità di scritture che è riuscita a mettere insieme da quando ha saputo di avere i giorni contati, o meglio come le piaceva dire, i giorni più contati degli altri, perché tutti in fondo abbiamo i giorni contati, ma lei diceva, ma il mio conto è più breve, articolandola attraverso numerosi brani minori diffusi in vari modi, ma soprattutto 4 libri. 2 li ha visti uscire, il saggio God Save the Queer e il romanzo episodi Tre ciotole. Degli altri due, invece, cioè il pamphlet testimoniale Dare la vita, apparso nel gennaio scorso, e l'autobiografia orale Ricordatemi come vi pare, che sta uscendo in questi giorni per Mondadori, ha affidato instabili manoscritti a me, perché li conducessi io fuori dal suo scrittoio, in sua assenza. Le 3 dimensioni della mia queer kinship con Michela Murgia convergono dunque sul ruolo che mi ha assegnato nel suo testamento, il ruolo di gestire in sua vece il destino delle sue opere edite e inedite. È un ruolo che combina eredità e curatela e che me le rende estranee, straniere, costringendomi a interrogarmi su cosa significhino dopo averle a lungo date per scontate. Avendo studiato soprattutto l'arte e la letteratura del Novecento, mi è capitato, sin dagli anni della laurea, di interagire con eredi per chiedere permessi, per chiedere accessi alle carte delle persone su cui ho scritto. Ma essendo nato in una famiglia di piccola borghesia romana che non annovera autrici, artisti o simili figure di prestigio, non ho mai pensato, prima della scorsa estate, di potermi trovare sull'altra sponda di simili negoziati. Per quanto riguarda la curatela, poi, si tratta di una pratica a cui sono stato addestrato nel corso del tirocinio alla filologia e allo storicismo che ha costituito i miei anni di formazione universitaria in Italia, come italianista. Sono stato addestrato, come credo molte persone in questa stanza fisica e virtuale, a pensare alla testualità in termini genealogici, a disegnare alberi genetici per risalire alle origini immaginate in un universo semantico di linearità eterosessuale, cioè biologica, dettato dall'ineludibilità di parentele centripete. Michela, tuttavia, negli anni di febbrile attività in cui ha sviluppato la dimensione teorica della nostra kinship, di cui parlavo, aveva scoperto Sarah Ahmed, Elie Edelman e Lauren Berlant. Il suo esplicito mandato nei miei confronti, affidandomi il suo archivio, i suoi manoscritti, non era quello della custodia e delle determinazioni filologiche, della specola sicura e autorevole dell'eredità e della curatela che avevo già visto avvenire per le figure novecentesche dei miei studi. Il suo invito, come sempre, era quello di rompere la regola, di evadere la norma, di posizionarmi sulla soglia che aveva indicato, citando il Vangelo di Giovanni ed echeggiando le teorie sessuali degli anni 90, come la sede addirittura spirituale della queerness. Curando il nuovo libro in uscita di Michela, ho trovato una frase che aveva già formulato in diversi modi con le persone che si era scelta. Diceva: non ho mai pensato di invecchiare, sapevo che sarei morta giovane, per questo non penso che
morirò. Jeff Nunokawa, nel suo In Memoriam, The Extinction of the Homosexual, ci ricorda che qualsiasi cultura eteronormativa implica, a prescindere, la morte queer, queer death, fin dall'inizio. Ragionando di lutto queer in Queer Phenomenology, Ahmed si interroga sulla, perdonatemi l'italianizzazione, perdibilità delle vite queer, sulla loro contabilità, sul fatto che anche alla luce di quel che possiamo desumere dalla pandemia dell'AIDS nel secondo Novecento, i lutti queer non si contino, che il lutto queer non conti. La mia queer kinship con Michela è davvero iniziata quando a 18 anni ho perso il primo ragazzo di cui sia stato innamorato, ricambiato. È una cosa di cui credo di non aver mai parlato in pubblico in italiano. Di certo all'epoca non ne ho parlato con nessuno se non con lei. La sua maternità d'anima nei miei confronti si è espressa essenzialmente nell'autorizzarmi a esperire quel lutto come valido, come un lutto che contasse. Qualcosa che né la mia famiglia biologica né il mio circolo di adolescenti e amicizie prive di una comune esperienza queer potevano offrirmi. Al funerale di quel ragazzo, cui andai contro il parere dei miei genitori, che avrebbero preferito lasciassi in pace la sua famiglia, io mi vergognavo. Non ero certo di trovarmi nella parte giusta della chiesa. Mi sentivo intruso e imbarazzante. Confrontavo il mio lutto con quello degli altri, dei parenti, degli amici normali, e a 18 anni mi pareva che il mio dovesse rispettarli, eclissandosi. Se il funerale di Michela, quasi esattamente 18 anni dopo, non mi sono sentito così, è perché lei ha investito tutte le sue risorse per autorizzarmi, per rendermi autorevole, per dare a me e a chiunque altro attraversi esperienze analoghe quell'autorità che è il contrario, in fondo, della filologia. Michela corregge il pessimismo queer con un tocco di gramsciano ottimismo della volontà. Fa parte della strana schiera degli utopici sardonici, nutre il più incantato dei disincanti. Nell'esercitare filologia sulle sue opere, dunque, in veste di curatore, mi pare di dover tenere i piedi in entrambe quelle due scarpe da funerale, di dover ricordare e onorare l'impaccio dell'alterità del lutto queer senza rinunciare a immaginarmi autorevole al mio posto, autorizzato, come la mia autrice mi ha voluto. E dunque un esercizio mentale che ho tentato, ricorrendo alla mitologia, è quello di fantasticarmi contravvenendo non solo al mio addestramento professionale, ma anche a quello più antico che ho ricevuto essendo stato socializzato come maschio. Che strano amore deve aver nutrito il dio delle folgori e delle volte celesti per l'unica tra le sue molte figlie che abbia partorito lui medesimo. Patriarca per eccellenza, sovrano di un pantheon abitato soprattutto dalla sua prole. Nelle cronache della mitologia, Zeus rapisce ninfe e seduce donne straordinarie, senza mai partecipare al lavoro della gestazione, del parto, che quasi sempre risulta dalle sue avventure eterosessuali. Solo Atena, secondo Apollodoro, gli infligge quel doloroso travaglio, anche se per via di testa invece che di grembo, interrotto dall'aggressivo taglio cesareo di un colpo d'ascia da parte di Efesto. Fu dunque partorendo un'intelligente guerriera dal suo corpo di maschio e facendola così abile, ci dice Esiodo, tanto nel ricamo quanto nella strategia militare, che il padre dei padri conobbe per la prima volta la materna fatica di dare la vita. Se mi è venuto in mente di interrogarmi intorno ai dolori del parto di Atena è perché ultimamente mi capita spesso di contemplare un ripiano per il cambio dei pannolini decorato da un koala col cucciolo in spalla che hanno installato nel bagno dei maschi di fronte al mio studio all'università. Se fossi padre, lo adopererei?
Certe fatiche della genitorialità, tipo appunto il cambiare pannolini, portarsi in spalla le creature in fasce tenendo nutrite e pulite in un mondo ancora ignoto, sono senz'altro esplorate dai maschi di cui ho letto nei libri, dall'angoscioso geppetto di Collodi al quieto stoner del sublime, seppur misogino romanzo omonimo di John Williams, cui tocca di crescere quasi da solo la bimba che ha avuto da una moglie gelida. Nessuno di loro, tuttavia, ha compiuto il lavoro che viene prima della crescita, prima del trasmettere a una creatura il proprio nome, il lavoro del contenere, del generare, del soffrire, che non si può sbrigare nel bagno dei maschi in una pausa dagli altri lavori, come il prepararsi per questo convegno tra una lezione e un ricevimento. Squassato dall'ingombro di una figlia che si sviluppava già adulta nel suo cranio al ritmo del clangore delle armi con cui sarebbe nata, pronta alla virile arte della guerra, Zeus ha vissuto quel che a noi mortali in genere capita solo di immaginare se veniamo al mondo sprovvisti di utero e ci crescono maschi. La dolorosa attività creativa cui spesso si finisce per ridurre la presunta differenza essenziale tra gli uomini e le donne. La gestazione di Atena ha fatto figlia più marziale, ma ha anche dato al padre una prospettiva irripetibile sull'esercizio più tipico della femminilità, la gravidanza, una responsabilità di cui il maschile, anche più fluido e femminista, talvolta persino trans, si sente estraneo, esente, se non esautorato. Amando il prodotto di quella sua inedita fatica, Zeus deve avere intuito ciò che anche il marxismo femminista ha a lungo faticato a capire, cioè che la gestazione in sé è una fatica, appunto, cioè un lavoro arduo e ingrato ed è la riproduzione di qualunque forza produttiva. Da maschio mi capita troppo raramente di interrogarmi su questo preciso tipo di lavoro che associo automaticamente alla natura, alla biologia, al destino dei corpi sessuati. Faccio esattamente quel che in quanto maschio il patriarcato mi invita a fare. Misticizzo la gravidanza, immaginandola fuori dalla storia e dall'economia e dalla politica, cioè fuori dai rami tradizionali del maschile, come un passivo miracolo organico cui io posso semmai offrire ammirazione, assistenza, al limite una partecipazione psicologica ed emotiva senza particolari conseguenze. Il mio compito non è soffrire né dare frutto. Da bravo koala evoluto offrirò magari successive fatiche domestiche di pannolini e simili impicci, ma una così misera contropartita può davvero soddisfare il bilancio della parità di genere di cui, immaginandomi genitore, aspirerei. Come dicevo, mi capita troppo di rado di pormi simili questioni fuori dalla teoria e dalla mitologia, ma nel corso dell'ultimo autunno mi è successo perché il primo libro di Michela Murgia che mi è toccato in sorte di dare alla luce era proprio dedicato alla gravidanza. Non vorrei cedere alla tentazione di una facile equivalenza tra gravidanza e curatela, e tuttavia bisogna notare che il lavoro di curatela tradizionalmente è demandato alle donne, che a lungo sono rimaste anche anonime e assenti dalle copertine di libri, studi e manuali a loro cura. Non è un caso che i grandi film d'autore, come molti di quelli di cassetta che sbancano i botteghini, siano quasi sempre montati da donne, o che all'ora di epica alla scuola media si leggano gloriose versioni di Omero e Virgilio messi a punto da donne. Prodotta e nominata, cioè firmata dal maschio, l'opera d'arte e di cultura è spesso in realtà gestita, capita, resa riproducibile dal lavoro femminile, appunto associato alla cura più che alla creazione. Svolgere questo lavoro per l'opera di Michela ha messo alla prova qualità che non sono state particolarmente coltivate o premiate nella mia formazione di maschio: la pazienza, la resistenza e sopportazione, l'abnegazione. E mi ha fatto pensare al fatto che la dicotomia binaria che distingue gli attori nella collaborazione tra autorità e curatela non è genderizzata solo in termini di casistica storica, ma anche e soprattutto in quelli di una interiorizzata gerarchia d'immaginario, in cui la creatività e l'originalità sono paterne, mentre la curatela e la confezione sono materne, e dalla loro produttiva unione è generata una prole di opere consultabili, leggibili, consumabili. Temo che il lavoro di gestazione di dare la vita sia stato per me colonizzato anche da questo immaginario.
Ho lavorato soprattutto nelle ore in cui gli altri lavori, quelli della mia virile carriera di accademico, non si possono o non si vogliono condurre. La curatela dunque si è diffusa come un livido dolente dagli incantevoli colori manieristi nei tessuti a riposo come muscoli inerti. Dare la vita, il libro che mi ha raggiunto nella forma di un manoscritto embrionale, ha reclamato ogni mio momento, abolendo le pause, ha riempito ogni spazio vuoto della mia veglia, ma rimanendo invisibile come tante analoghe fatiche di gestazione. Non era parte delle mie mansioni ufficiali, non entrava con me in classe né alle riunioni di facoltà, non ne presentavo i frutti ad alcuna commissione o pubblico, giacché quei frutti non erano miei. Non avevo mai vissuto un lavoro così assolutamente presente nella mia esistenza, da cui dovessi ritirarmi, farmi assente, separandomene del tutto al momento in cui, pochi mesi fa, veniva al mondo. E di lì in poi ben altre legioni di koala più degni di me, più degne soprattutto, visto che a leggere soprattutto le donne, hanno cominciato a prendersi in spalla quel lavoro adagiandolo su scaffali fasciatoio. A me è rimasto quasi un altro lutto che di nuovo mi sorprendo restio a confessare. Mi scopro infatti a sentire la mancanza di quella gestazione, di quelle mattine presto o sere tardi, in cui il libro che andavo curando era solo per i miei occhi. È un libro d'altronde che tende a farti sentire come se solo tu. È un libro in cui sono anche iscritto, giacché soprattutto nella prima parte Michela lo dedica alla maternità d'anima che ha esercitato tra gli altri anche con me, che da una sua gravidanza non sono passato e ora mi trovo a lasciar passare dalla mia fatica e da una mente di viscere come quella di Zeus, ma tanto meno capace, la sua creatura guerriera di idee e parole, cercando di non contaminarle con le mie. È quasi il contrario di quello che facevo quando Michela poteva rispondermi, gestendo da sé i suoi manoscritti nel tepore di nido e di grembo del nostro dialogo su di essi, che si estendeva all'intera nostra famiglia senza sangue, e la sua formidabile rubrica di amiche e amici intellettuali. Anche quella pratica, irrimediabilmente perduta, mi manca, ma è più sorprendente, mi pare, che mi manchi la materna fatica della curatela, ora che il suo frutto già cammina con le proprie gambe, come se non avesse mai avuto bisogno di me. Tra i molti fulminanti gesti politici e letterari che Michela Murgia riesce a condensare nel centinaio di pagine che sostanziano Dare la vita, il rifiuto del familismo, la spiegazione senza definizioni di cosa significhi queer, l'autobiografia di una madre che non ha mai partorito, l'analisi più lucida in circolazione di come dovrebbe funzionare la gestazione per altri, legalmente e politicamente. C'è anche un tentativo ostinato e a tratti persino violento di restituire l'esperienza di relazioni che contano di più di quelle codificate dalle norme di legge e dalle presunte norme di natura. Dico violento perché l'autrice finisce addirittura per estrarre la Q di queer dall'acronimo LGBTQIA+, esprimendo insoddisfazione per l'assimilazionismo della comunità e slegando la queer kinship dalla sessualità in sé, un gesto inquietantemente sintetico che mi ha richiesto pazienza ed esegesi al cospetto delle complicate bozze del libro. La Michela mi comanda di provare a superare i paradigmi normativi in cui finisco comunque per incasellare le mie responsabilità curatoriali. E dunque, per lenire il mio lutto inconfessabile, vorrei cercare alternative alla filologia per il destino delle sue future opere. Vorrei insomma immaginare una futuribilità meno paternale, meno governata da logiche riproduttive e generative. Concludo allora raccontandovi due ipotesi che ho per rispondere a questa aspirazione. La prima è nata in realtà a casa di Michela, quasi 2 anni fa, quando sono potuto restare a Roma per accudirla grazie a un sabbatico di ricerca. Leggevamo insieme l'unica traduzione di Sedgwick allora disponibile in italiano, una versione di Epistemology of the Closet, curata da Federico Zappino, con un'introduzione proprio di Silvia Tosa.
Ricordo lo stupore di Michela nell'apprendere che si trattava appunto dell'unica traduzione disponibile, che tanti altri classici della teoria queer anglofona rimangono inaccessibili a chi non legge l'inglese. Ecco, nel prossimo futuro vorrei che parte dei proventi di Dare la vita venissero investiti per tradurre una costellazione di testi ancora inediti in italiano, di Sedgwick stessa, di Leo Bersani, di Laurent Berlant, di Lee Edelman, di Sarah Ahmed, gli articoli e i saggi interrelati che compongono la famiglia dei libri legati alla queerness che Michela ha scritto. Questo network di queer kinship fatto di testi che dovrebbero circolare. Vorrei distribuire questi testi fuori da qualsiasi circuito commerciale sulla stessa pagina che ospiterà l'archivio delle tracce lasciate da Michela su internet, nelle riviste ormai chiuse presso gli editori militanti con cui ha collaborato e che non sono più distribuiti, e in tutti quegli spazi di soglia in cui rimane viva la sua più mercuriale eredità di attivista letteraria e politica. Mi pare un po' un modo di non lasciarla sola e di ricordare che anche nel reame impalpabile della teoria si era fatta una sua popolosa famiglia queer. L'altra ipotesi è più strettamente letteraria e concerne un progetto che Michele ha coltivato per oltre 15 anni senza mai portarlo a frutto, secondo la pratica dell'arte queer del fallimento descritta da Jack Halberstam. Questo progetto, nato da ricerche, interviste, promesso negli anni in realtà più di un editore, è rimasto cristallizzato solo in una storia commovente orale, legata a una comunità di confine, cioè una comunità di soglia, depositaria di una particolare magia che sembra trasmessa di generazione in generazione, etnicamente, biologicamente, ma che invece si rivela nel corso di una vicenda intergenerazionale, trasmissibile invece per via di elezione, oralmente, per scelta, queeramente tra persone che si riconoscono, legate tra di loro senza bisogno di conferme, di sangue o di legge. Ora che sono titolare di questa storia, tramandata per bocca, come l'incantesimo che racconta, ma anche per messaggi vocali e anche per messaggi WhatsApp e antiche chat di MSN Messenger, vorrei affidarne l'archivio e la trama non a un autore, ma a una comunità di diverse voci letterarie, tra quelle che fanno parte della famiglia queer di Michela. Invece che curare, vorrei queerare il romanzo che mi auguro ne verrà fuori, distribuendo autorità e autorevolezza tra coloro che al funerale dell'autrice non si sono sentiti estranei, intrusi, anomali, pur non rispondendo alle norme che governano le funzioni di famiglia. Grazie mille per la vostra attenzione e perdonatemi per il tono basso della voce che ho dovuto mantenere per non svegliare nessuno qui a New York. Grazie infinite, grazie Alessandro, realmente grazie di cuore da parte mia e mi sento anche un grazie collettivo e corale da parte di tutte e tutti noi. Volevo invitare anche i coorganizzatori del convegno a venire qui con me a parlare un po', a raccontarci ed intersecare in qualche modo i nostri percorsi, no? Anche perché il tuo intervento arriva in una fase anche apicale del nostro convegno, quindi hai toccato anche moltissime tematiche sulla quale in qualche modo ci stiamo intercettando, attraversando, diciamo, i vari settori scientifico-disciplinari, no? Ma in qualche modo anche i nostri settori di ricerca, le nostre isole, come dicevamo prima, no? Le nostre isole accademiche, di ricerca e di impegno. Volete aggiungere qualcosa? No, io volevo ringraziarti Alessandro, è stato veramente un grande piacere ascoltarti e mi trovo, diciamo, a reagire a quello che tu dici in maniera per ora soltanto emotiva e non linguistica, quindi perdonate il mio silenzio, ma sto metabolizzando perché la perdita di Michela Murgia è stata una perdita per molte persone, ovviamente per alcune molto più vicina, per altre più lontana, e quindi ci troviamo ancora a capire come forse andare avanti senza quel velo di protezione che lei era, almeno per me, nonostante a distanza, ma comunque importantissimo. Forse riesco un po' a colmare questa
questa lacuna personale attraverso l'insegnamento, quindi portandola nei miei corsi, cercando di tradurre quello che ancora non è stato tradotto in piccole diapositive nella mia, diciamo, realtà. Magari ti posso chiedere come tu integri la tua storia e soprattutto il lavoro di Michela Murgia nella tua pratica pedagogica, se ti va di parlare di questo. Adesso mi metto a piangere e ti faccio dei cuori che tra l'altro avranno un'animazione, sono molto orgoglioso. Ma, ecco, hai toccato il punto per me più profondo di questo lutto. Devo dire che, ecco, per scrivere questo pezzo in cui ho messo una finestrella di intimità che proprio mi sconquassa il cuore, ecco, rileggere Ahmed sul lutto è stato proprio una cosa molto intensa. Mi dispiace anche rendermi conto, per esempio, che pur avendo noi letto Queer Phenomenology insieme, pagina traducevo un po', poi Michela capiva tutto, capiva anche senza sapere lingue, come sa benissimo Hisune nella stanza, che capiva il coreano prima di impararlo, insomma, straordinaria. Però ecco, mi ricordo che non abbiamo ragionato un sacco su un sacco di cose, e non sul lutto queer, che invece è un passaggio straordinario, veramente commovente di quel libro. Io voglio raccontarti questo episodio. Io chiaramente ad agosto dovevo in teoria prepararmi per il semestre, cosa che non ho potuto fare, sì, però cioè, si va avanti e indietro. E mi sono detto in agosto, ho detto, forse telefono al mio direttore, alla mia chair, che è straordinaria, Jane Tylus, tra l'altro che ha scritto un libro su Siena, bellissimo, Siena Secret, City of Secrets. E gli dico, Jane, io non posso tornare, ho avuto veramente un lutto troppo grave. E sempre nella questione del lutto queer è poi anche complicato dire perché chi è morto e che cosa dici. E io cerco, devo dire che la bellezza dell'inglese è poter dire my queer mom, che è una cosa che forse in italiano avrei più difficoltà a dire, un po' mi protegge. Però devo dire che poi invece proprio cioè rendermi conto che Michela nell'ultimo giorno della sua vita letteralmente era seduta su un letto di morte e scriveva le ultime pagine di Dare la vita perché sentiva la responsabilità di concludere quel testo. Ho fatto pensare, ma posso io veramente sentirmi incapace di lavorare in questo momento, specialmente quando la mia responsabilità è insegnare? No, non posso, devo andare a insegnare. Avevo da insegnare questo seminario per matricole, Freshman Seminar, sui cavalieri. Michela era stata appena nominata Cavaliere delle Arti del Ministero della Cultura francese. E quindi io ero un po' così scombussolato da questa cosa. Entro in classe la prima volta, metà della mia classe era composta da studenti coreani o coreano-americani senza alcuna ragione per questo. Per cui io dico, ma scusate, il corso dei cavalieri non è un corso. Questi studenti a cui io chiesto come mai poi nel corso del semestre, cioè, boh, così mi piaceva il syllabus. Ecco, io credo che Michela mi abbia mandato questi studenti, tra l'altro meravigliosi, che sono stati forse il gruppo più bello a cui insegnare, e che tra l'altro hanno scoperto Michela, perché io ho inserito la foto di lei con la cosa del cavalierato a cui lei voleva rinunciare per cominciare a ragionare sul cavalierato riluttante, sui cavalieri che non vogliono essere cavalieri. E la cosa straordinaria è che sono stati loro, particolarmente una ragazza che durante il break è andata a Seoul dalla sua famiglia, a riportarmi da lì i libri tradotti in coreano di Michela, che non avevo mai visto fisicamente e mi hanno colpito moltissimo. E l'altra cosa poi che sto facendo, sto curando delle tesi di laurea di studenti e studentesse che tra l'altro non vengono da me sapendo, cioè, perché io sono il novecentista, mi dicono vorrei lavorare sul contemporaneo, ho letto questa straordinaria autrice, tradotta molto bene anche in inglese, vorrei lavorare su How to be a Fascist, a Manio, che è la traduzione di Istruzioni per diventare fascisti, oppure su Accabadora. Proprio adesso stamattina mi è arrivato l'ultimo draft di una tesi di letteratura comparata su Accabadora. È molto speciale avere questa opportunità e soprattutto averla in un altro posto dove, ecco, questo mio ruolo di tutela e queeredità è più queer, è meno legato
le cronache, le stupidaggini di questo tipo. Chiedo scusa per aver parlato 3 ore, ma in absenza ho difficoltà a tacermi. Grazie. Grazie a te, grazie a te. Allora, anch'io ti volevo ringraziare tantissimo per questo bellissimo intervento, molto commovente, toccante. Penso che parlo per tutti noi, per dire che veramente qui c'è un pubblico molto ampio e veramente quello che ci hai detto è stato molto ricco, profondo e importante per noi. Io, ascoltandoti, mi veniva in mente l'idea dell'archivio vivente. L'idea di un archivio che non si chiude mai, che continua a crescere. Tu hai usato la metafora della gestazione di un libro, che molti di noi che abbiamo scritto tesi di dottorato l'abbiamo usato, e quindi un libro nasce e poi un po' come un bambino o una bambina va fuori nel mondo e fa la sua vita. E anche i testi di Michela Murgia lo stanno già facendo e questo archivio vivente che state creando avrà anche queste possibilità. E quindi stavo pensando un po' a quello che stiamo discutendo in questo bellissimo convegno, il processo di making kin, di forgiare i legami del queer kinship. Lo facciamo nel presente, guardando verso il passato, ma anche il futuro. E quindi mi è sembrato che questo archivio vivente sia proprio fondamentale a noi come idea che ci dà tanto coraggio e tanta speranza per il futuro. Quindi ti ringrazio ancora. Grazie a te, Charlotte. E penso che questa questione della futuribilità è la grande sfida che abbiamo in questo arcipelago di discipline che chiamiamo queer studies, no? Se c'è un'opzione di futuribilità che sia fuori dal normativo, che sia fuori dal generare nel senso biologico e nel senso legale del termine, è il nostro compito. Io sento questo mandato da Michela e mi pare che proprio l'archivio, la futuribilità dell'archivio, cioè l'archivio vivo, l'archivio è anche proprio tratto delle esperienze di Michela, nel senso delle persone che hanno esperito Michela. Per me, come persona in lutto, è un enorme conforto. Ed è quel tipo di conforto che addirittura non mi sarebbe disponibile se stessimo parlando di una persona con cui la mia kinship è data dalla nascita, è data dalla mitologia nazionale, è data dalla mitologia legale. No, questo tipo di kinship di volontà, questo tipo di kinship che richiede un lavoro intellettuale, oltre che un lavoro emotivo, mi offre una futuribilità d'archivio che altrimenti non avrei, e questo mi pare straordinariamente commovente. Alessandro, io ti ringrazio ancora tantissimo e tra l'altro ti ringrazio per aver nominato anche il Sedgwick, sulla quale in effetti mi ha fatto fare un piccolo viaggio nel tempo, perché questa fu un'idea alla quale lavorammo appunto con Federico Zappino, filosofo, e all'epoca io ero, penso, assegnista, lui era un postdoc e quindi avevamo deciso di autofinanziarci questa traduzione. Ovvero di trovare dei soldi per poter poi trovare un editore che in qualche modo potesse iscrivere questo testo, che tra l'altro insomma abbiamo fatto per uscire nel 2011, ma di fatto il testo di Sedgwick è uscito in realtà nel 1990, quindi eravamo già con un ritardo di 21 anni rispetto alla prima edizione, quindi ci sembrava un pochino urgente, no? L'idea di dire ok, ma Sedgwick in Italia non c'è. Non ci sono traduzioni critiche, cioè nel senso edizioni critiche, curatele, non c'è una riflessione. E fu molto difficile, ricordo, trovare una casa editrice e soprattutto poi fu difficile tenere il testo in catalogo. Infatti credo di essere io ad avere gli ultimi 2 cartoni della, della traduzione, perché poi l'editore decise comunque di non procedere ad una ristampa perché aveva deciso insomma che magari Butler vende di più o comunque ci sono fenomeni anche in termini di editorie queer sulle quali evidentemente una figura invece pivotale come il Sedgwick di fatto, no? Come contributo al pensiero queer. Infatti quando comprai God Save the Queer di Michela Murgia rimasi molto colpita dal fatto che invece lei avesse deciso, no, dalle linee incipitarie di questo testo importantissimo di procedere nella sua definizione di queer, no? Come rottura, come slittamento, come ridefinizione, esattamente nei termini sedgwickiani, che secondo me, insomma, come critica letteraria, ma in generale, no? Perché appunto Sedgwick è grande culturalista e comparatista, ma fondamentalmente
ha reso una visione del queer che a mio avviso è ancora molto molto attuale, e molti altri suoi testi ancora attendono una traduzione. E tra l'altro su questo punto ti ringrazio anche per aver sollecitato il discorso delle traduzioni, non solo come appunto passaggi evidentemente rendere accessibili, cioè in lingua italiana, dei testi prodotti nel mondo anglofono o in generale, no? Prodotti in qualche modo non in lingua italiana ma in altri contesti. E questo è un punto sul quale in effetti stiamo avviando proprio una riflessione, cioè un'introduzione come contaminazione anche degli spazi degli attivismi, che è poi quello che in qualche modo la progettualità, che di fatto ha animato anche la nostra idea incipitaria di lavorare su un progetto di ricerca transnazionale, che quindi, come ti accennavo prima, insomma, durante le prove tecniche, in qualche modo ha a che vedere, no, con un intercettare metodologie, intercettare saperi, buone pratiche che dalle aule universitarie ci proiettino verso il territorio e viceversa, e capire quanto questi spazi di contaminazione, che sono poi le basi del queer in qualche modo, no? Cioè il queer nasce fondamentalmente dal mondo dell'attivismo, entra nell'accademia e poi riesce di nuovo, e quindi in qualche modo questi spazi di contaminazione sono plurali, sono sempre diversi, si forgiano continuamente attraverso le pratiche appunto embodied, pratiche di pensiero, pratiche di scrittura e come tu anche ricordavi, pratiche anche di traduzione, ed evidentemente ci portano poi dalla celebrazione della vita anche a ripensare il concetto di morte e di lutto. Quindi ti ringrazio profondamente. Ma grazie a te per quel libro anche, perché devo dire che poi l'aspetto particolare di Sedgwick è che è proprio allo stesso tempo poesia e critica, no? E quindi leggerla in inglese è una sfida, e ricordo questo momento cruciale con Michela in cui lei resistiva dice, ma come, dai, dobbiamo leggere proprio gli americani sul queer, Teresa De Lauretis l'aveva già detto, no? Dico, no, 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 dobbiamo leggere questo libro, è un libro fondamentale, averlo in italiano ha un grande potere, secondo me, e appunto, come dici tu, cioè, il fatto che Carocci, io devo dire, siamo riusciti a pescare una copia sul mercato, credo, dell'usato, con grande gioia, perché Michele andò in Feltrinelli, prima andò in Feltrinelli e Villa Marconi, chiese questo libro e loro disse, ma è un libro di 10 anni fa, però insomma è un classicone. È questo anche l'aspetto che, come diciamo, no, della contaminazione e della soglia sempre, cioè di questo stare coi piedi in due scarpe, di stare sulla fence. Io sono molto, non solo trans theory, ma anche proprio bi theory, ci sono questi Paramaggiore, questi libri degli anni 90 che proprio ragionano sulla radicalità dello stare in mezzo alle cose. Ecco, quel libro lì è un libro molto accademico, ma che ha però un potenziale di dirompenza enorme, che veramente, se trasformato come Michele ha voluto fare in God Save the Queer, uno strumento anche di liberazione, e in quel caso poi anche di, in un certo senso, blasfemia, diventa uno strumento d'attivismo. E io credo, ecco, anche quello che dicevamo all'inizio, cioè la classe, la collana editoriale, e la piazza, e la chiesa, sono tutti luoghi che queeramente, secondo me, abitarli con i nostri corpi, anche virtuali, è una cosa molto bella, molto proficua, e sono molto felice che avvenga, e che avvenga anche in italiano. Questa è la prima volta, credo, che parlo di queerness in italiano nella mia vita, quindi farlo all'Unistrasi è molto bello. Volevo solo ringraziarti anch'io prima di dover scappare e dirti che nella stranezza della Stranieri, in questo nostro cercare di rendere italiani gli stranieri, stranieri gli italiani, e di appunto vivere tutti insieme sulle frontiere, c'è uno spazio sempre più grande alla traduzione, alla pratica della traduzione. Abbiamo un centro di studi sulla traduzione, ora partirà un dottorato di studi sulla traduzione fatto insieme all'Università di Pisa e all'Università di Siena. Considerala a casa vostra anche per questa idea di una campagna di traduzioni. L'università può collaborare anche proprio verso traduzioni che non siano poi messe sul mercato, ma siano a accesso libero. Quindi, insomma, noi ci siamo anche da questo punto di vista. Può essere anzi un buon modo di continuare a lavorare insieme. E grazie ancora per tutto Grazie quello che hai. mille. Mi fa molto piacere che tu abbia cominciato dicendo la stranezza dell'università, perché in fondo quale migliore traduzione in italiano per queer? Che è strano, strani. L'Università strana di Siena è particolarmente bello, e quindi sì, traduzioni strane di stranezze e stranieri. Grazie. Grazie a te. Grazie.
Faccio adesso un effetto virtuale bellissimo. Yeah. Una grande festa. Vorrei chiedere se vi sono domande o commenti dal pubblico. Abbiamo ancora qualche minuto. E bisogna venire qui perché c'è il Ecco. microfono, altrimenti non vi sento. Certo. Grazie. Ma devo dire, mentre parlavi, grazie mille, ovviamente siamo tutti, tu non vedi la sala, però c'è un livello di commozione, come dire, ai limiti dell'illegale. E, mi sono ricordata che conosciuto Murgia la prima volta nel 2013, quando divenne socia onoraria, una delle prime insieme a Giacomo Pacheco della Società Italiana delle Letterate. Io allora ero nel board. E da qui pensavo a uno degli elementi che emerge tantissimo il tuo racconto, che è in qualche modo anche la gratuità del lavoro di cura che tu hai messo in gioco. E mi sono guardata un po', una delle cose belle, devo dire, di questo convegno, per cui l'ulteriore ringraziamento a chi ha organizzato, è che è un convegno in cui ci sono molte generazioni e in cui ovviamente non tutte hanno la stessa sicurezza, la stessa possibilità di offrire della cura o di dedicarsi con amore al lavoro di cura in maniera gratuita. Mi chiedo no, se al posto tuo ci fosse stata, non voglio fare, però guardo la sala e o anche io nel 2013 che lavoravo su 3 città diverse con 4 contratti di insegnamento, se avessi potuto dedicare lo stesso tempo. Allora, questo, come dire, ovviamente in una riflessione più ampia rispetto a cosa può fare, cosa possono fare le queer kinships davanti a quello che, perché devo dire, è venuto fuori anche in altri panel, per esempio quello sul transparenting, eccetera, cioè quando ci si scontra con quello che sembra proprio il confine ultimo, no? Rispetto al quale la nostra immaginazione sembra che non riesce ad andare, che è il fottuto capitalismo, cioè nel momento in cui qualunque cosa vogliamo fare, poi ci abbiamo davanti. Però abbiamo un modo in cui, adesso ti faccio la domanda da $1 milione, non metaforici, no, in cui le queer kinships possono anche agire mentre lavoriamo per smantellare il capitalismo, però possono anche agire per, non voglio dire ridistribuire, però far sì che la gratuità non sia l'unico modo per, no, per la cura queer. Grazie infinite, questa è la domanda da $1 milione, no? Io credo in fondo di aver cominciato a capire il senso della queer family, del queer kinship, prima che teoricamente, quando ho scoperto di queste retiring communities in California, da nascono questi attivisti anziani che si preoccupano della propria vecchiaia e quindi del proprio bisogno di cura, ed essendo persone queer che sono state escluse dal welfare della famiglia, della riproducibilità, che sappiamo benissimo, insomma, no, quali sono, a cui io però da ragazzino non avevo mai pensato, e si mettono insieme, si uniscono le forze, ma uniscono i soldi, cioè, nel senso, fanno in modo tale da poter sopravvivere alla vecchiaia senza avere la famiglia eterosessuale come strumento di welfare privato che ti permette di campare così intergenerazionalmente. Io credo, no, che poi per Michela questo è un dato cruciale, cioè lei al cospetto della propria malattia si interroga sulla famiglia queer. E si interroga sulla famiglia queer, certo, in un senso emotivo, in un senso anche di introspezione sulla propria sessualità. Nel prossimo, faccio un grande spoiler, nel prossimo libro inedito, che è questa, diciamo, postumo, che è questa autobiografia orale che lei ha raccontato al suo editor, che è stata trascritta e che io ho curato sulla base delle registrazioni, Michela parla della sua sessualità e tutto questo ragionamento viene proprio dal problema in realtà economico, cioè dal fatto che la struttura del capitalismo e la struttura del patriarcato e la struttura dell'eteronormatività sono tutti degli alleati, sono degli strati di cipolla che stanno addosso ai corpi, alle persone. Io credo che io ho molta più difficoltà di Michela a ragionare in termini appunto
materiali. Sono un cattivo marxista, cioè non ci penso mai, però invece Michela continuamente riflette su questo e quindi credo che molto del suo attivismo scrittorio sia proprio nel ragionamento su come evadere dalla gratuità, dal principio di gratuità, dal principio di buoni sentimenti ed entrare in quello proprio, per esempio, in Dare la vita, lei proprio c'è un momento in cui dice, o parliamo dei soldi, cioè in questo fatto che sicuramente ha una dimensione etica cruciale, che ha una dimensione spirituale, che ha una dimensione embodied, ma ci sono poi i soldi nella gestazione per altri, c'è la questione dei soldi. Anche nella Queen Kinship, come pratica relazionale, come pratica in realtà di society building, cioè come alternativa al concetto di società che ci è stato inculcato in realtà da molto più di recente di quanto non pensiamo, la questione materiale in realtà è cruciale, quindi sono felice che la evochi in questa domanda perché è importante. E naturalmente proprio anche l'altro aspetto è questo, che io mi sento enormemente privilegiato, è quasi come se fosse stato un destino che io abbia fatto con grande fatica raggiungere questo momento della mia carriera in cui posso occuparmi di queste cose di Michela 3 anni, cioè in altri momenti della mia vita, non so dove avrei preso le ore necessarie a farlo. Chiaramente stare in una posizione tenure track mi permette di essere un queer kin capace di fare delle cose. Però il bello anche della queer kinship è la moltiplicazione, no? Il fatto di uscire dalla nuclearità, il fatto che noi abbiamo una famiglia queer, cioè che Michela aveva una famiglia queer di 12 persone, fa sì che la responsabilità possa essere condivisa e quindi anche il carico materiale di queste cose possa essere... non ci sia bisogno di riprodurlo linearmente, ma che possa essere ridotto in un certo senso. All'improvviso Riccardo da Monza mi scrive, dice, ma guarda, su questa cosa ci penso io, non ti preoccupare. Chiara mi dice, no, no, ma guarda, se proprio hai bisogno, adesso vai a dormire, che io guardo questa cosa di Michela. E in un certo senso ci occupiamo tutti, tutte, di cose che altrimenti graverebbero sulle spalle del primogenito, tutta questa mitologia qua della patrilinearità che invece è fallimentare, soprattutto perché ci sta dentro. Ecco, il nostro sguardo dalla soglia mostra in realtà l'orrore dell'interno, più che... no, che anche questo Michela, che aveva veramente fastidio dell'assimilazionismo, diceva, ma no, la prospettiva queer è quella che serve a dire quanto è brutta la vita eteronormata, non quanto dobbiamo diventare anche noi e essere inclusi. L'inclusività era una cosa che le dava in un certo senso fastidio, perché lei diceva giustamente, quando hanno cominciato inclusivo vuol dire chiudere, quando hanno cominciato a chiudere le terre e a introdurre il capitalismo terriero in Sardegna, è finita la Sardegna indipendente e da allora non ci siamo mai più ripresi. Alessandro, grazie di cuore da parte di tutte e tutti noi e speriamo di vederci presto di presenza, magari ad un prossimo appuntamento della Queer Kinship Conference, magari a Toronto oppure nel Regno Unito, oppure torneremo qui a Siena. Insomma, quindi se verrà di presenza sarà un piacere sempre accoglierti. Non vedo l'ora di essere con voi. Grazie infinite, grazie della pazienza, perdonatemi se non ho potuto esserci di persona e molti, molti, molti cuori e molti baci. Grazie infinite. Grazie. A Buon presto, ciao lavoro. Alessandro. Ciao. Ciao.